Amrir continuò nella sua spiegazione. Tutto è improntato nell'evoluzione. Quella società, che vive nell'apprendimento realizza un DNA giovane ed allunga la vita dei figli, delle nuove piccole matrici perché viviamo stimolati da input sempre nuovi. Su Maya c'è sempre un fratello, che torna da un lungo viaggio esplorativo e ci porta agli usi e ai costumi di civiltà anche molto più evolute della nostra. Lo so, per te noi siamo come degli dei, ma in realtà siamo solo evoluti in ogni disciplina e scienza fin d'ora studiata. Siamo uniti in tutto questo processo ed ogni individuo su Maya è parte di una catena evolutiva, che non si spezza da molto molto tempo. Il mio padre genetico per esempio mi insegnò a costruire uno strumento importante per la nostra navigazione spaziale e su Maya questo strumento, che attualmente usiamo per la navigazione dei nostri dischi volanti, viene usato dall'88% dei nostri apparecchi volanti. Ognuno di noi ha creato ed è succo di una filosofia, o scienza, o disciplina, che ha apportato un miglioramento non solo alla vita ed allo stile di vita ma anche all'efficienza dei mezzi, della nostra sicurezza, della nostra produzione. Siete come dei geni. Ognuno di voi sa fare qualcosa di strabiliante e ne crea una scuola, giusto? È corretto, ma non necessitiamo di essere presenti in classe, abbiamo degli apparecchi che registrano le lezioni in modo tridimensionale e le lezioni vengono proiettate con ologrammi in aule adibite alle proiezioni olografiche per l'insegnamento virtuale. Poi vi è un tutor o un gruppo di tutor reali, che seguono gli alunni nello sviluppo e produzione finale. Figliolo caro, ci dividono 400 milioni di anni luce di evoluzione. Cosa noi abbiamo realizzato è questione di tempo per voi. Quando la vostra civiltà comprenderà che invece di fare guerra occorre creare prima il bene di tutti gli abitanti, portare tutti gli abitanti ad un livello più che buono di vita, soddisfacente per tutti, avrete raggiunto il livello base per accedere alle nostre tecnologie e ci faremo vedere da tutti e saremo con voi in tutto il tempo della vostra seconda evoluzione, aiutandovi nei livelli successivi. Fino a quando sul vostro pianeta vi saranno discriminazioni, come possiamo intervenire per aiutarvi tutti? Noi desideriamo aiutarvi tutti, ma proprio tutti, a raggiungere il prima possibile il livello di entrata nella Federazione Galattica. E speriamo che questo debba avvenire per vostra evoluzione. E non per dovervi salvare da qualche terrorismo nucleare e dovervi per forza maggiore inserire nel programma rieducativo delle civiltà salvate da propria autodistruzione. Avevo compreso molto bene che cosa intendesse dire Amrir. Io desidero con tutto il mio cuore che ciò accada per nostra evoluzione, desidero tanto che il nostro mondo acceda nella Federazione Planetaria e faccia parte del Concilio di Nibiru, pensai ad alta voce. Risponde Sienoe. Figlio, seme dell'amore, sai bene che il virus dell'involuzione appartiene ad altre razze extraterrestri, che sul vostro pianeta desiderano il controllo ed altro che preferiamo non spiegare in questo tempo. Dovrete essere voi figli delle stelle a fondare i nuovi nuclei di microsocietà avanzate, dovete iniziare adesso per donare ai vostri figli quel futuro di cui tu hai appena pensato. Dovete unirvi ora perché ora è il tempo, dovete ribellarvi a ciò che vi dona malattia e frustrazione. Non potete continuare a lavorare per vivere e vivere per lavorare, ma quale vita parassitaria è questa, figliolo? La vita è stata creata per essere vissuta, non patita. Il lavoro deve garantire i servizi indispensabili per il nutrimento della intera popolazione, la sicurezza e l'efficienza, e non deve creare abbondanza in alcuni stati ed in altri morte per fame e disservizio igienico. Sul vostro pianeta sono ancora molte le zone dove non vi è uguaglianza. Questo è prodotto da quei governi che, invisibili ai vostri occhi, gestiscono le risorse del vostro pianeta. Se non prenderete indietro ciò che vi hanno rubato, tolto, continuerete ad essere schiavi e lavoratori di una economia che porta discriminazione e morte dell'anima e del corpo facendolo ammalare. Siamo qua per donarvi il nostro aiuto e tu che sei così coraggioso da essere pioniere non arrenderti mai. Per questo vale impegnare tutte le proprie forze. Il denaro non vale quanto l'amore, e l'amore è l'unica forza degna di essere vissuta in tutte le ore ed il tempo della vostra intera giornata.
Il dialogo proseguì ancora mentre il disco si adagiava come la spuma dell'onda rimane sulla sabbia, così l'apparecchio era stato fatto atterrare sulla piattaforma adiacente ad un modulo o meglio nucleo esagonale abitativo. Quella era la casa di Sionue. Il portellone del disco si aprì lentamente e una luce soffusa, questa volta più naturale, riempì l'abitacolo. Ero giunto insieme agli amici delle stelle su Maya nuovamente. Respira, respira pure, non indugiare, mi disse Amrir. L'ossigeno che prodotto dalle nostre sacre piante è ottimo per noi pleiadiani e dona respiro vitale per ben altre 1376 razze. Non stupirti di questo: quando un gene viene modificato non viene mai modificato con l'obiettivo di un bene unico, ma pensiamo sempre all'ospitalità. Noi qui sulle Pleiadi, e la prima cosa alla quale si pensò fosse necessaria la possibilità di ospitare più razze, che potessero respirare e nutrirsi sul nostro pianeta. È infatti previsto un programma di acclimatazione per voi terrestri, se mai un giorno sarete evacuati qui vi troverete molto bene. Certo non abbiamo la moltitudine di prodotti alimentari che avete voi, e poi che il buon Dio ci scampi da sterminio di esseri viventi per nutrirci come da voi. Questo tipo di nutrimento è inammissibile per la legge universale imposta dalla Federazione, ma fa parte anche questo processo la vostra evoluzione, e attenderemo il vostro salto di coscienza con ancora tanta saggezza e vi guideremo a nutrirvi in differente modalità. Mi vergognai in quel momento di essere un umano della terra, siamo veramente peggio delle bestie a confronto di questi esseri antichi e saggi. Intervenne Sienue. Non avvilirti in questo modo, figliolo, prima di cambiare bisogna aver provato, non si può passare da un costume ad un altro senza averli provati tutti, e il processo nutritivo è legato molto al ciclo delle reincarnazioni. Quando molti degli uomini sulla terra avranno compiuto più cicli di vita si accorgeranno, verso l'ultimo ciclo, che si può vivere di solo ossigeno ed energia, e non dimentichiamo del sentimento che li genera l'amore e la pace. Se non amassimo la nostra casa, Maya, la nostra stella inizierebbe come da voi a rifiutarci o a farci capire che l'uso ed il costume degli abitanti realizzano l'ambiente circostante ed interno. Noi amiamo la nostra casa, amiamo tutto della nostra stella, e molti di noi hanno scelto la vita contemplativa e meditativa, e loro sono per noi i nostri anziani e saggi. Loro appartengono alla scuola per entrare in un prossimo futuro, nel Concilio Supremo di Alcione. Sono i nostri sacerdoti, coloro che dedicano la loro vita alla preghiera, se possiamo chiamarla così. Avevo compreso che su Maya esistono quindi i sacerdoti, o meglio gli anziani saggi, che impiegano il loro tempo vitale per amare e portare vibrazioni d'armonia per tutto il pianeta stella. Mi interrogai su questo e Sionue mi rispose: non sono preti, né sacerdoti, ma ho scelto queste parole per meglio farmi comprendere. Anche da noi si può scegliere da una vita di apprendimento ad una vita meditativa e di silenzio o preghiera. Di norma costoro divengono per noi l'equivalente dei vostri governatori o politici. Il nostro pianeta è guidato dal Concilio Supremo di Alcione, che dirige i concili di Asterope, Merope, Elettra, Maia e Celeno. Le altre stelle non sono abitate. Noi pleiadiani non siamo numerosi come voi. Questo viaggio lo ricorderò per sempre. Tanti sono gli insegnamenti ricevuti che iniziavano ad ingolfarsi un po' nella mia piccola mente di primitivo uomo della terra. Il tempo trascorso con Sionue e Amrir nella casa, o meglio nel nucleo abitativo esagonale del simpatico medico di bordo, volò veloce, tanto che giunse il tempo nuovamente di ripartire. In pochi istanti già donavo il mio saluto ad entrambi i fratelli di Maya, Amrir e Sionue. Ritrovatomi seduto sul mio letto, il cellulare si illuminò ancora per 7 volte, proprio come al principio di questo viaggio. Questa volta era però un segnale di arrivederci da parte di questi esseri così evoluti, che a pensare alla loro civiltà e alla loro geniale vita e facendo i confronti dovuti mi soggiunse un leggero sconforto. Andai alla finestra della stanza per guardare le stelle, per osservare forse qualche luce pulsante andare via, ma il viaggio ormai si era compiuto e tutto era nuovamente nel mio cuore, a pulsare di entusiasmo ed amore per questi fratelli maggiori delle stelle, ed a tentare nuovamente di trasferire le nozioni apprese a Ramon. Davide Russo Diesi, In viaggio verso l'equilibrio e l'armonia.